Ehi tu, sei tu. So già che sei pronto col tuo ditone a spegnere questo video, a chiudere il video. Non farlo. Ascolta ciò che ho da dirti. Ma prima, se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale. In effetti, so già che ci sono migliaia di video su Akira, ma anch'io non potevo tralasciare una recensione su questo colosso di opera, su questo caposaldo della fantascienza, quindi non mi dilungherò molto su trame, baggianate varie, su edizioni, se costa troppo, se costa troppo poco, se non li vale, non li vale. Arriviamo subito al sodo, vediamo io le sensazioni che ho provato durante la lettura, che sono ciò che a voi interessa, giusto? Appoggiamo con molta cura per non rovinarlo, se no si rovina la spugnatura poi vale meno. Bene, possiamo partire. Non sono un particolarmente amante della fantascienza, ma qui devo dire che questi volumi cazzarola partono subito a bomba, un ritmo forsennato, adrenalinico, pagina dopo pagina scorrono per un'azione frenetica, come non ci fosse un domani, personaggi che in realtà sono pochini per un tipo di storia, però ci sta. Questi personaggi che sono tutti alla fine delle metafore di un Giappone degli anni Ottanta, di un Giappone pronto per una nuova rinascita nel boom economico e ancora pauroso e titubante verso una guerra fredda, verso anche il nucleare, verso la paura della bomba atomica, chiaramente devastato ancora psicologicamente dagli eventi della seconda guerra mondiale che tutti noi conosciamo. Come dicevo, una trama incalzante sin dai primi numeri, sin dalle prime battute, in cui i nostri personaggi scorazzano in questa Neo Tokyo bombardata, anzi demolita nuovamente da una sorta di bomba atomica. E niente che dire, i primi tre numeri sì, sono carini, nulla di che, la trama ci vuole veramente poco, direi praticamente ritorna molto spesso su se stessa. Mm, Poi partendo dal metà del quarto numero circa fino al sesto è tutto un crescendo, un'emozione, un turbinio di sensazioni. Mamma mia! Si arriverà alle ultime pagine, ad un finale che meglio di così non poteva riuscire. Otomo è riuscito a chiudere quella grande metafora che voleva rappresentare con Akira, la metafora di un Giappone dell'epoca degli anni Ottanta. A mio modo di vedere, i personaggi non sono un granché caratterizzati, anzi, secondo me sono delle macchiette, ma per volere di Otomo, proprio perché da essi lui ha cercato di buttare su carta degli elementi di critica sociale e di critica di un Giappone degli anni 80, nonché anche di elogiare e di dare un simbolo di speranza a questa economia, alla società stessa di un nuovo Giappone, di un Giappone che verrà, di un'epoca futura, migliore, in cui Otomo spera di giungere. La trama è molto lineare, non ho trovato nulla di complicato, è tutto comprensibilissimo. C'è da dire che, come avranno già detto altri youtuber, è una trama che va letta su più livelli, è una narrazione che va letta e interpretata su più livelli. Infatti, se la vediamo con un occhio meno critico, notiamo solamente, ci pare di leggere una sorta di battle shonen un po' più violento, un po' più adulto, finché volete, però non, se lo si percepisce in modo superficiale non si coglie un granché, ma se viene visto da un occhio più attento vedi proprio quella critica, quel rispecchiare la società che Otomo in ognuno proprio dei protagonisti cerca di mettere, ognuno di essi si può dire sia un simbolo in una qualche maniera del Giappone. Chi il male, come detto in precedenza, chi il bene, le guerriglie che c'erano delle bande dell'epoca, gli Stati Uniti, la Russia, guarda caso anche temi molto attuali. Quindi proprio per questo è un'opera intramontabile, Akira non smetterà mai di far sognare quei lettori e di farli appassionare come poche altre opere sono riuscite a fare.
Non è esente da difetti, sia chiaro, perché a me la narrazione è bella accattivante, movimentata, però c'era sempre questo ridondare di questi motociclisti, di questi rimescolamenti di carte tra bande, tra fazioni politiche e colpi di Stato. Alla fine siamo sempre lì. Il concetto che vuole esprimere è tutt'altro, non è la trama stessa proprio, è l'espediente finale che porterà poi al risultato del metaforico. Da elogiare è sicuramente il tratto del disegno di Otomo, un disegno che sembra non invecchiare mai, sembra andare bene per qualsiasi generazione di lettori, sembra non tramontare e essere sempre nel suo massimo splendore, molto particolareggiato dove serve, un po' meno dove non serve. Alcune, se devo fare una critica, alcune scene di combattimento, di inseguimenti sono un po' confusionari, in alcuni punti un po' difficili da interpretare, ma niente di che. Nel complesso un gran ottimo lavoro. Altro punto a favore, molto a favore, è una sceneggiatura davvero eccelsa. Qui, ragazzi miei, sembra veramente di stare al cinema, seduti in poltroncina a godervi lo spettacolo. Le scene d'azione sono molte, il trascorrere del tempo in realtà gli avvenimenti non sono molti, ma ogni scena sembra protratta proprio grazie a questi frammenti di immagine, a questi frame, sembra protratta per molto tempo e ogni frammento rende l'azione sempre più dinamica, sempre più coinvolgente, tanto che alla fine se non succede molto ti sembra sia successo il mondo, perché proprio le azioni c'è sempre quel ritmo ansiogeno, adrenalinico che la rende veramente un'opera eccezionale da quel punto di vista lì, forse come pochi altri manga. Ed io che pensavo di screditare quest'opera, di andare controcorrente, di smontare un capolavoro. Mi sa che a sto giro non ci sono riuscito, stavolta mi è andata male.